io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi inizio a far vedere qualcosina di Natale. Già me l'avete chiesto, ok? E iniziamo con dei sottobicchieri. Sono molto semplici da fare, molto carini, sono singoli e non li ho fatti doppi, quindi tanto deve essere solo appoggiato al tavolo col bicchiere sopra, quindi non c'è bisogno dello spessore. Sono molto semplici da fare perché sono comunque dei giri tutto a maglia alta e poi questo motivo così delle catenelle, ma sono semplicissime. Adesso poi a video vi spiegherò tutto, ma è molto semplice da fare, non è difficile. E poi in più, per dargli un tocco natalizio in più, appunto ho voluto fare il bordo di alcuni giri con il filato Lurex. Come potete vedere li ho fatti di diversi colori, quindi vedete voi come li volete fare, se tutti uguali, tutti colorati, cioè comunque tutti diversi, vedete un po' a vostro piacimento. Fatto così con appunto questo motivetto così tutto intorno, si possono fare anche i sottopiatti. Basta solo andare avanti con i giri, ok? Quindi lo fate appunto più largo, la grandezza che vi serve per il piatto, cioè quindi se lo volete fare molto più grande, dipende anche i piatti che usate, che avete. Comunque basta solo andare avanti con i giri di maglia alta e poi fare questa lavorazione tutta intorno. Quindi potete appunto, quando apparecchiate la tavola di Natale, il sottobicchiere con il sottopiatto uguale. Per il sottopiatto, io qua come vedete il giro del filato Lurex l'ho fatto ogni due, cioè praticamente ho iniziato col primo, poi uno, due e poi l'ho fatto. Quindi voi anche se il sottopiatto che è più largo lo potete fare ogni due, ogni tre, vedete voi a vostro piacimento, potete anche non farlo, quindi vedete voi un attimo come più vi può piacere. Comunque sono molto semplici, appunto, ripeto, adesso a video vi spiegherò tutto. Il materiale quindi che ci servirà sarà sicuramente il cotone, dipende dal colore che lo volete fare. Più o meno i colori diciamo che sono più o meno questi, magari vabbè il blu, ma a me perché piace tanto l'albero blu e argento, quindi per quello infatti oggi il sottobicchiere che andremo a fare lo farò con il blu e il filato Lurex argento, ok? Vedete, ne ho poco, quindi si sta tutto togliendo, però non lo voglio togliere perché sennò si annoda, quindi fin quando dura lo lascio così. Ok, quindi ripeto, ci servirà il cotone, dipende dal colore, i filati Lurex che in commercio se ne trovano di tutti i colori, come potete vedere io qua c'ho solo il grigio, cioè, ne ho ancora, però ho tirato fuori l'argento, il rosso e il color oro, ma ce n'è veramente tanti, c'è il blu, c'è il verde, ce ne sono tantissimi. Poi ho fatto tutto con l'uncinetto da 2,5, quindi ci serviranno le nostre forbici e ago. Ok, abbiamo tutto, possiamo iniziare. Iniziamo subito facendo cerchio magico. Ok, poi ci alziamo di 3 catenelle che vale come prima maglia alta e dentro il cerchio magico andiamo a fare altre 11 maglie alte, quindi per un totale di 12 maglie alte. Fatte le 12 maglie alte possiamo andare a stringere il cerchio magico e andiamo nella terza catenella che avevamo fatto inizialmente a fare una maglia bassissima per chiudere. Adesso ci alziamo di nuovo di 3 catenelle e dove abbiamo fatto la chiusura andiamo a fare una maglia alta. Nella prossima un aumento. Quindi adesso per ogni maglia sottostante dobbiamo andare a fare un aumento. Quindi 2 maglie, andiamo nella prossima, 2 maglie insieme nella stessa maglia sottostante. Quindi per un totale di questo secondo giro di 24 maglie alte. Ho fatto le mie 24 maglie alte, come sempre, nella terza catenella
vado a chiudere con una maglia bassissima. Adesso per il terzo giro andremo a fare una maglia alta, quindi la prima sono le 3 catenelle, e nella prossima maglia andiamo a fare un aumento, quindi una e 2, una maglia alta e un aumento per tutto il giro. Quindi nel terzo giro ci dobbiamo ritrovare con 36 maglie alte. Ho finito le mie 36 maglie alte, vado a chiudere e adesso per il quarto giro, che poi sarebbe anche l'ultimo, andiamo a fare le 3 catenelle che vale come prima maglia alta, e dove abbiamo fatto la chiusura qui andiamo a fare un'altra maglia alta, quindi facciamo un aumento e poi andiamo nella prossima e facciamo una maglia alta, nella prossima ancora un'altra maglia alta, quindi di nuovo un aumento. Quindi il giro sarebbero 2 maglie alte e un aumento. Ok, vi ho fatto iniziare però subito con l'aumento in modo che viene il cerchio tutto bello rotondo, ok, se no sappiamo che viene un po' tutto storto, cioè esagonale, ottagonale, cioè tutto con i segni, quindi si alternano i giri. Vi ho fatto quindi iniziare con subito l'aumento, quindi un aumento, 2 maglie alte, un aumento, di nuovo 2 maglie alte, una nella prossima, la seconda maglia alta e di nuovo l'aumento. Quindi così per questo quarto giro, che sarebbe l'ultimo, e ci dobbiamo ritrovare con 48 maglie alte. Ho finito anche il mio quarto giro, vado sempre nella terza catenella a chiudere con una maglia bassissima. Adesso, una volta che siamo arrivate qua, non stacchiamo il filo, ma qui facciamo subito 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Allarghiamo un po' il cappietto e facciamo uscire l'uncinetto. Adesso prendiamo il secondo colore, quindi quello che volete appunto aggiungere come secondo colore. Io in questo caso il bianco. Mi metto subito sulla maglia successiva che abbiamo, quindi entro qua con l'uncinetto, ok, tiro fuori il filo e anche qua faccio 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Anche qui allargo un po' il cappietto e lo lascio in sospeso. Vado a riprendere quello blu. Quello blu adesso lo faccio passare in avanti, quindi mi porto indietro, vedete, quello bianco, e mi porto il blu in avanti. Vado sulla maglia successiva, ok, che ho qua subito, e vado a fare una maglia bassissima e di nuovo faccio le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, e allargo di nuovo il cappietto. Quindi lascio il blu, prendo il bianco, di nuovo il bianco lo faccio passare avanti, quindi questo blu, ok, me lo porto indietro, vedete, e io vado a lavorare con il bianco in avanti. Vado sulla maglia successiva, di nuovo faccio una maglia bassissima e di nuovo le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi allargo, sfilo e vado a riprendere il blu. Quindi di nuovo il bianco lo porto indietro, ok, sulla maglia successiva vado, ok, a fare la maglia bassissima e di nuovo le 5 catenelle, 3, 4, 5. Ok, e questo vedete adesso riprendo il bianco. Quindi questa è la lavorazione che bisogna andare a fare per tutto il giro. Bisogna alternare, una volta si lavora con il blu, una volta con il bianco. L'unica cosa, appunto, devo lavorare col bianco, ok, il blu lo devo mettere indietro perché le catenelle devono passare
in avanti. Quindi si va sulla maglia subito successiva e si va a fare una maglia bassissima per chiudere e di nuovo le 5 catenelle, 3, 4 e 5. Quindi si lascia in sospeso quello e si riprende quello di prima. Ok? Quindi questa è la lavorazione, è molto molto semplice, cioè come potete vedere, appunto, semplice e anche veloce. Quindi andate avanti così per tutto il giro e poi facciamo i giri, quelli centrali, con il filato lurex. Sono arrivata praticamente alla fine del mio giro. Allora, adesso ho lavorato il blu, quindi devo lavorare con il bianco. Quindi vi faccio vedere come chiuderla. L'ultima maglia qui la vado a fare con il bianco, ok, e faccio le 5 catenelle, quindi 1 2 3 4 e 5. Quindi riprendo il blu, ok, e vado a chiudere qua dove abbiamo fatto praticamente la prima maglia, ok, già la prima maglia bassissima. Ok, quindi questo con il blu è finito, quindi per comodità io mi ero già tagliata il filo, ok, quindi possiamo anche tirare fuori e adesso andiamo a chiudere con il bianco. Quindi abbiamo fatto le 5 catenelle, andiamo con il bianco dove avevamo iniziato già subito con il bianco, quindi entriamo qua, ok, e anche qua andiamo a fare, ok, una maglia bassissima e tiriamo fuori il filo anche qua. Ok, adesso questi due fili ce li portiamo all'indietro e li andiamo a nascondere. Quindi con il bianco rientro proprio qua dove ho iniziato tutto, ok, e lo sistemo un pochino. Qui avevamo l'inizio, il filo dell'inizio lavoro con il bianco, quindi facciamo 2 nodini, ok, per fermare tutto e nascondiamo il filo. La stessa cosa facciamo con il blu. Qua abbiamo chiuso, quindi rientriamo proprio dove abbiamo fatto la chiusura, ok, così vedete la chiude bene, non si vede nessun scalino, ok, e ci fermiamo anche questo blu. Adesso prendiamo il colore lurex, il filato lurex che più ci piace, sai, che vogliamo mettere, e quindi andiamo a fare i 2 cerchiolini. I 2 cerchiolini lo facciamo subito qua dove c'è il primo giro, ok, quindi qua, e poi saltiamo uno e lo andiamo a fare qua dove c'è tra il terzo e il quarto. Quindi qua subito il primo. Allora entriamo qua tra il primo e il secondo giro, ok, in un buchetto di questi qua qualsiasi, ok, e tiriamo fuori il filo e quindi andiamo dentro al prossimo buchetto, quindi tra una maglia e un'altra, e facciamo una maglia bassissima. Quindi di nuovo il buchetto, qua il filo intanto vediamo magari un po' di fermarlo, quindi un altro buchetto. Per fermarlo lo facciamo passare una volta al di sopra dell'uncinetto e un'altra volta al di sotto, in modo che così riusciamo un pochino a fermarlo. Ok, e facciamo, vedete, adesso lo passiamo al di sotto, ok, e facciamo tutte delle maglie bassissime, quindi facciamo tutto il contorno del cerchio. Fatelo molto morbido, non stringete, solo non lo tirate perché sennò
appunto poi tira tutto il lavoro, quindi una lavorazione molto morbida bisogna fare. Ok, siamo arrivati alla fine, facciamo l'ultimo qua, quindi possiamo tagliare anche qua il filo, lo tiriamo in fuori e andiamo a fare come se fosse una chiusura invisibile per andarlo a incastrare bene nella prima maglia bassissima che avevamo fatto. Quindi qua nella prima maglia bassissima entriamo proprio sotto tutte e due le costine di lavorazione, ok, e poi andiamo al centro di questa costina già da dove esce il filo e quindi ci buttiamo all'indietro, vedete, e abbiamo formato praticamente un'altra maglia per chiuderlo bene, vedete, tutto in cerchio, così non si vedono scalini di chiusure varie. E il primo l'abbiamo fatto. Adesso si va a fare il secondo nello stesso identico modo, quindi si va tra il terzo e il quarto giro, ok, ci si infila dentro una maglia qualsiasi, ok, e si va a fare tutto il giro. Ed eccolo qua, il sottobicchiere finito. Vedete, è venuto molto carino, molto delicato e come dicevo all'inizio, siccome a me piace appunto molto la combinazione blu e argento, appunto l'ho voluto fare così con questi colori e le altre catenelle bianche. Quindi vedete, sono molto molto semplici, molto veloci da fare appunto per abbellire la nostra tavola di Natale, sono molto molto carini. Avevo intenzione di farvi vedere anche la presina, sempre con questo motivetto così poi intorno, quindi volendo si può fare appunto il sottobicchiere, il sottopiatto e la presina. La presina è appunto una cosa che per carità rimane in cucina, ma sempre così natalizia. Se ci piace addobbare appunto anche la cucina con le presine natalizie, appunto volevo farvela vedere come fare anche in questo modo, perché mi sembra molto caruccia comunque sul Natale appunto farla così. Quindi a breve arriverà anche l'altro video. Ok, quindi io vi ricordo che se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il tutorial vi è piaciuto lasciate anche un like. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!